Sai, esistono diversi tipi di formiche. Quelle che vivono con la testa bassa, schiave del sistema, che lasciano che siano gli altri a decidere, che vogliono fare ciò che è giusto. Ma ciò che è giusto lo lasciano decidere agli altri. Sono quelle formiche che hanno poco da dire, poco da dare, hanno poco e fanno molto. Fanno in modo assennato, come se il loro fare fosse un mezzo per scappare, per distruggere quel senso di non senso che la loro inutile vita supporta e continua a generare. Sono formiche confuse al loro interno. Sono quelle che realmente non sanno cosa vogliono, ma cercano comunque di raggiungere qualcosa, che però siccome non sanno cos'è, girano intorno a cose che nemmeno conoscono, ma abbracciano come ideale, in virtù del lo fanno tutti e quindi è ciò che va fatto. Poi ci sono quelle che risparmiano per le generazioni a venire. Sono quelle formiche che continuano a lavorare perché qualcun altro possa usufruirne. Sono quelle che credono al concetto di famiglia e che stanno più tempo a lavorare rispetto a quello che condividono con i loro cari. Queste formiche conducono una vita insipida, senza strattoni, relegata alla routine delle buone maniere e dell'essere comunque dei grandi lavoratori. Ed è proprio questo valore, il lavoro, a rendere forti queste formiche. Gli fa pensare che attraverso ciò che stanno facendo potranno determinare un cambiamento in seguito, senza preoccuparsi minimamente di pensare che il loro futuro è già adesso. Dando un esempio ai loro figli che non avrebbero voluto nemmeno per se stessi, e cadendo nella trappola del padre e del figlio e del nipote e del così via, proteggono un bene ai loro occhi prezioso, il lavoro, che in realtà non muove niente nella direzione di quello che vorrebbero ottenere. Esistono anche le formiche che collaborano alla creazione di qualcosa di bello per la propria comunità, quelle che credono in ideali avvolgenti, caldi e che parlano di una pace indiscussa. Sono quelle formiche pronte a dare la vita per avere tutelati i loro diritti riguardo la vita. Cadono costantemente nella trappola di coloro che ruotano intorno al potere con astuzia e gli fanno credere di essere parte di un gioco più ampio. Sono proprio quei valori illuminati a compiere un ruolo cruciale, perché saranno quelle credenze e valori a sottomettere tutti gli altri che non hanno possibilità di attingere a questo modello di vita, e sfrutteranno le formiche che lavorano senza sosta, ma lontano dai loro occhi, perché non si possa dire che non vengono tutelate nei loro diritti indiscussi. Questo tipo di formiche hanno un grande privilegio. Si chiama cultura indottrinata, che poi è quella serie di nozioni spiattellate sui banchi di scuola e che portano i loro figli a laurearsi, a diventare dirigenti di una società basata su ideali di libertà, ma che scopriranno essere una libertà imposta. E quando questo accade, quando si accorgono che quella libertà non è altro che un prodotto di un'industria più grande di loro, che ha distrutto ciò in cui credevano di credere, ecco che divengono formiche ribelli. Adesso parliamo di questo tipo di formiche, le formiche ribelli. Sovente sono le figlie del primo gruppo di formiche di cui abbiamo parlato, quelle che vivono a testa bassa e sono schiave del sistema. Ecco, le formiche ribelli vogliono un riscatto sociale e lottano per i propri bisogni, ma la verità è che vogliono che sia riconosciuto ai loro genitori un merito, e se così non è, si sentono figli di qualcuno senza valore e quindi senza valore anch'essi.
Queste sono formiche che fanno lavori apparentemente normali perché odiano chi sta al potere e quindi non vogliono avere ruoli di responsabilità, onde evitare di cadere nella morsa del potere stesso. Sono formiche che non hanno molti soldi, anzi, fanno fatica ad arrivare in fondo al mese e anche se hanno il cervello per permettersi di trovare occupazioni al vertice della società, la loro stima è relegata alle origini e alle radici che hanno e che le tengono sotto scacco. Ci sono anche formiche di passaggio. Sono quelle che stanno giusto a metà tra un potente e un poveraccio. Sono quelle che ci mettono la faccia e le formiche meno evolute pensano che rivestano ruoli di potere e di fama. La verità è che queste formiche sono distanti dagli affetti veri dei meno evoluti e contemporaneamente sono sotto scacco perché chi li paga li manipola come burattini di un teatrino di periferia. Sono formiche che avevano degli ideali e che hanno creduto di avvicinarsi al lato economico della società per poter successivamente contribuire con maggior slancio. Queste formiche, quando avranno finito la loro carriera da prestafaccia, saranno messe da parte. Avranno comunque i benefici dell'essere avvantaggiati per ciò che hanno fatto, ma rimarranno isolati comunque e spesso senza quella soddisfazione che invece avevano tanto agognato durante la loro convoluta esistenza. Tra queste e tante altre tipologie di formiche ci sono anche quelle libere. Ecco, queste sono quelle che si ritrovano da sole, dopo aver vagato alla ricerca di chi sono e ciò che dovrebbero fare, volere, essere. Queste formiche nascono strane, stranite, diverse. Queste formiche vedono cose che altri nemmeno notano. Stanno al di là di ciò che sembra reale, ma per tutta la prima parte della loro esistenza nascondono le proprie doti e si conformano. Cercano di assomigliare a quelle che con la testa bassa si rendono schiave del sistema, quelle che credono nel lavoro, a quelle che predicano bene e poi razzolano male. Cercano di appartenere ad un gruppo che li includa, che li faccia sentire a casa. E per quanto si sforzeranno sentiranno ogni ambiente sempre troppo stretto. Queste formiche non sono state create per permettersi distrazioni da ciò che son venute a fare, a compiere, ad incarnare. Sono formiche pure, che però cercano un po' di sporcizia per nascondercisi dentro ed assomigliare alle altre. Questo gioco potrebbe andare avanti anche tutta la vita, se non fosse che poi, nel momento in cui prendono consapevolezza di chi sono davvero, cominciano il loro viaggio interno e se ne vanno. Se ne vanno distanti, con la mente ed il corpo, con la testa e con il cuore. Cercano nuove abitudini, nuovi ambiti, nuovi abiti, nuovi lidi, nuovi valori. Così che alla fine si ritrovano solo in ciò che hanno manifestato fino ad allora, il loro disagio. E sarà proprio questo disagio che le condurrà sempre più lontane e avanti nella loro scoperta di chi sono e cosa vogliono manifestare nel mondo. Solo dopo che saranno state isolate, perse, disagiate, avranno condotto loro stesse ad un punto di non ritorno e naturalmente ritroveranno quella parte di loro che li contraddistingue totalmente. Ecco, quando sei arrivato a quel punto, puoi guardarti indietro e ripercorrere tutti i momenti belli che ti hanno portato fino a qui. Ti ritrovi sorridente, nel pieno delle tue forze e coraggioso, perché finalmente vero.
Quando sei arrivato a questo punto niente ti può far crollare, niente ti disturba se non il tuo incessante procedere che, un passo dopo l'altro, ti porta sempre più avanti. E quando trovi te stesso in una miriade di volti, di schemi, di azioni, di caratteristiche e di conformità, ecco che arriva la prossima ondata di libertà e ti sganci nuovamente da ciò che fino ad allora ti aveva tenuto lì, fermo, su quelle convinzioni che non ti appartengono più, su quei valori che non hanno più significato per te, su ciò che eri pronto a giurare e adesso ti sembra tutto finto. E l'unica cosa che non finge sei tu quel pezzo mancante ed è giusto che lo dichiari. Sei tu quel messaggio che tutti aspettavano e che ancora esitavi a dichiarare. Sei tu quella formica che determina la propria libertà facendo del proprio universo libero la propria casa e, con gentilezza, accogli coloro che vogliono imparare da ciò che hai fatto e sei. Come dicevo poco fa, esistono tante tipologie di formiche. Tutte hanno il loro perché e la loro ragione di esistere, ma solo una è libera e libera le altre. Quella che ha camminato il sentiero dentro se stessa. Ma dopo tutto io che ne posso sapere? Sono un falco e da quassù tutto sembra uguale. Però senti che bell'aria fresca che c'è.